Ben ritrovati genitori alle pedagogiste. Oggi voglio parlarvi della mia esperienza di parto. Perché? Sappiamo benissimo che ogni esperienza è assolutamente unica. Anche la stessa donna che avrà più parti, più gravidanze, potrà viverle completamente differentemente. Perché acquisisce esperienza, acquisisce confidenza nel proprio corpo, nelle proprie scelte. E allora perché condividere qualcosa di così unico e personale? Forse perché quando io ero incinta ho voluto informarmi. Più so, più sono preparata. Più sono preparata, meno ho paura. Meno paura, più vivo l'esperienza serenamente. E sappiamo che la paura per il travaglio e per il parto non è una grande alleata. E allora ecco i miei 5 consigli. Sono ovviamente puramente personali, da prendere o lasciare, ma sono stati fondamentali per me. Il primo, ho chiacchierato con mio marito per tutta la gravidanza. È qualcosa che faccio spesso. Sono una grande chiacchierona, ma avevo voluto proprio chiacchierare con lui delle sue emozioni, delle mie, delle paure, delle preoccupazioni. Ma nello specifico volevo che lui sapesse quali fossero le mie scelte. Ho dovuto completamente fidarmi di lui. È qualcosa che mi viene spontaneo, ovviamente, mio marito, gli voglio bene, mi fido. Ma in quel momento così vulnerabile del parto, dove potresti non essere completamente in te, dove potresti avere un pochino la mente occupata da altro, magari non hai voglia di parlare con l'ostetrica, col medico e chiedere mi piacerebbe, no, non vorrei, ma avrei un dubbio. Ecco perché parlare con mio marito è stato utile. Non solo per capire se ci fossero state delle magari incomprensioni, magari anche delle curiosità, dei dubbi che volevamo chiarire col medico o con l'ostetrica, ma ancor più volevo che lui sapesse che cosa per me fosse stato o poteva essere fondamentale. Volevo che lui fosse per me il mio portavoce, quando in quel momento di parto e travaglio non sarei stata in grado di ragionare e parlare. E quindi gli avevo chiesto, per esempio, che determinate tecniche non volevo che venissero effettuate, che volevo un determinato tipo di parto, che volevo che non venissero fatte determinate cose. Per esempio, non ho voluto l'epidurale e volevo che lui lo sapesse. Volevo che non si usassero forcepi o ventose sulla bambina. Preferivo quindi subire un cesareo d'urgenza. Volevo che lui quindi fosse a conoscenza di queste informazioni, onde evitare che il medico, non sapendole, possa intervenire o magari chiedere alla mamma che, ribadiamo, è un pochettino occupata in quei momenti. 2. Per me è stato fondamentale avere una maschera sugli occhi. Avete presente la classica maschera per poter dormire? Quella che copre gli occhi? Quella. Volevo estraniarmi da tutto, volevo cercare di rilassarmi e so che sono particolarmente sensibile alla luce. Non volevo essere distratta, non volevo che mi si guardasse e quindi in maniera un po' infantile, se non potevo vedere io loro, non potevano vedere loro me. Non che ci fosse nulla di sbagliato, ma volevo che in questo momento così particolare, così intimo, così forte, io non guardassi magari le ostetriche che potevano magari mostrare segni di tensione, di paura o di preoccupazione. Volevo soltanto concentrarmi su di me. 3. Ho avuto la fortuna di poter utilizzare il gas. Avete presente il gas euforico? Quello che fa un po' ridere, che a volte anche alle feste potreste trovare? Ecco, qualcosa di simile. In Italia è qualcosa che, seppur presente, non è molto praticato. Qui in Inghilterra, dove vivo io, invece è pratica comune offrire questo tipo di gas alle donne partorienti, perché permette loro di rilassarsi e quindi di facilitare travaglio e parto. È come se il mio cervello si fosse spento. In maniera ancestrale il mio corpo sapeva cosa fare e l'ho seguito. Sapevo che potevo fidarmi ciecamente del mio corpo, nonostante fosse stata la mia prima esperienza di parto. Eppure, senza il cervello, senza la presenza di paure, preoccupazioni o pensieri che mi dicessero fai questo, non fare questo, mi sono semplicemente abbandonata al mio corpo. Il mio corpo sapeva quando spingere, quando dovevo respirare, quando dovevo invece arrestarmi.
Ovviamente, nel momento del parto vero e proprio, ho avuto il fondamentale aiuto di due favolose ostetriche, che anzi ringrazio. Simone e Lucy sono state di grande aiuto. Mi hanno ascoltato, hanno fatto sì che tutto quello che io avessi richiesto, dalla maschera degli occhi al gas, al poter semplicemente seguire il mio corpo, venisse rispettato. E mi hanno permesso di vivere questo parto in una maniera perfetta, rilassata, il più rilassata possibile, direi. 4. Per tutto il travaglio, che è durato un paio di ore, ho avuto la necessità di camminare. Sapete quando avete manuali su manuali che vi dicono camminate, cercate di camminare? Durante la gravidanza ho pensato, no, non penso che camminerò, penso che invece starò bella sdraiata e tranquilla, perché sarò stanca, perché farà male. Invece non avevo voglia di sdraiarmi, mi sentivo scomoda sdraiata. E seduta avevo questa grande panciona che non mi permetteva di stare in maniera così rilassata o, per meglio dire, comoda. E allora, essendo di notte e volendo cercare anche di favorire il travaglio, ma anche semplicemente per passare del tempo, ho camminato avanti e indietro, avanti e indietro. Mi permetteva di distrarmi, mi permetteva di concentrarmi più sul mio passo, sul porre un piede dopo l'altro, invece che all'eventuale dolore. E ha funzionato. 5. Anche in questo momento ho parlato con la mia bambina. Per tutta la gravidanza ho voluto commentare, ho voluto salutarla, ho voluto presentarle in maniera indiretta quello che mi stava capitando, quello che stavamo vivendo, la passeggiata, i profumi, i colori che stavamo vedendo. Io direttamente, lei un po' più indirettamente nella mia pancia. E anche durante il travaglio e il parto ho voluto tranquillizzarla, ho voluto prepararla. Fra poco avrai delle forti contrazioni, sono delle forti mani che ti stringono. Non ti preoccupare, andrà tutto bene, stiamo andando bene. È semplicemente per far sì che io e te possiamo abbracciarci più velocemente. Non lo so, mi tranquillizzava il fatto che lei sapesse. Mi tranquillizzava pensare di essere quasi in controllo e che quanto mi stesse accadendo non facesse paura, ma fosse semplicemente qualcosa di naturale e di bello. Lo so, sembra strano pensare alle contrazioni come qualcosa di bello, eppure volevo che sia lei che quasi inconsciamente io ci credessimo. È semplicemente una forte spinta per far sì che io e te potremo abbracciarci più presto. È soltanto una forte stretta che fra poco passa. Non ti preoccupare, non mi stai facendo male. Va tutto bene, passerà presto, non vedo l'ora di vederti. Queste frasi che dicevo a lei e sicuramente nella mia testa anche a me stessa mi permettevano di rilassarmi, di sentirmi in controllo, di sapere che tutto stesse andando bene. Ho ipotizzato se io sono il più tranquilla possibile, farò capire alla mia bambina che non c'è nulla di cui preoccuparsi, che può fidarsi, che può vivere questo momento al meglio. Se io sono tesa, spaventata, in tensione, arrabbiata, magari lo vivrà anche lei. E allora cerca di rilassarti. Finirà. E anzi, goditelo. Certo, di nuovo sembra strano parlare di contrazione e travaglio nella stessa frase di goditelo. Però ho pensato, cerca di viverlo il più serenamente possibile, in modo tale che entrambe lo possiate vivere con meno angoscia. E ha funzionato. Con questo non voglio dire che i party sono delle passeggiate, che è quasi semplice come mangiare un gelato, che è così, quasi piacevole e non richieda pensieri come passeggiare lungo il lago. Certo, e mi rendo conto che ci sono parti e parti. Però preparatevi, informatevi, cercate di parlare con i vostri partner, cercate di capire che cosa vi possa mettere a vostro agio. Per me è stato indossare la maschera. Magari per voi è invece avere una particolare maglietta che vi ricorda dei momenti belli, piuttosto che avere delle treccine
in modo tale che siate fresche e comode. Fate in modo che questo momento sia vostro, che non venga subito da voi e dalla vostra bambina o bambino, ma che voi siate una coppia vincente. E con oggi è tutto, spero vi sia interessato, che vi sia servito. Grazie per sostenerci e alla prossima. Ciao!